Allora, ciao a tutti, siamo da Silvio Della Mattia, diciamo a casa sua, nel suo organ tutto, lo chiamiamo organ tutto perché c'è tutto, c'è l'organo ma c'è qualsiasi cosa. Vabbè, tutti gli appassionati di Hammond conoscono questo posto e conoscono Silvio. E abbiamo davanti a noi il Viscount nuovo che si chiama Soul ed è l'ultimo, diciamo, ritrovato dalla scienza e dalla tecnica. Non sto scherzando. In realtà è un'evoluzione, è un miglioramento rispetto all'ultimo Viscount Legend e ci sono dei grossi passi avanti. Adesso voi non lo vedete, ma davanti a me, con aria minacciosa, c'è Elvio Previati, che è un fratello, cioè ci conosciamo da 20 anni, credo, forse anche di più, e con cui insomma ho attraversato tutti i suoi esperimenti, perché alla fine di questo lo devo ringraziare, reso partecipe di tutte le evoluzioni nel suo cercare, in questo sentiero dove ha cercato il suono dell'Hammond, di riprodurre il suono dell'Hammond. E siamo arrivati qui. Siamo arrivati qui e ci sono delle novità importanti. Allora, quella che bene o male adesso avete visto tutti è quella dei famosi 9 contatti. Ora, io ho cercato in tutti i modi a pranzo oggi di capire esattamente come fossero riprodotti. Fatto sta che è incredibile, perché veramente si comportano esattamente come si comportano sull'Hammond. Diciamo che così, giustamente, preferiscono che il segreto di questa novità rimanga un segreto. Comunque, in ogni caso, effettivamente il comportamento è quello. Questi 9 contatti cosa fanno? Creano il risultato di questi 9 contatti, è la risposta del key click, che poi è quello che tutti noi abbiamo sempre inseguito e cercato di raggiungere, quel rumore iniziale, quel soffio rumore iniziale dei contatti, che ci dà quella sensazione di flock 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 quando stiamo suonando. Ora, correggimi sempre se sbaglio, Elvio.
Cioè, questa cosa però non è una cosa che riguarda solamente quando si suona piano, cioè non c'è il pianoforte, c'è una questione di sensazione per chi è abituato all'organo Hammond, cioè nel senso che chi è abituato a questo tipo di sound riconosce in quella che è una particolarità, un dettaglio, anche proprio una questione, una possibilità stilistica che altrimenti non trova. Perché? Perché quel suono, diciamo, quella sporcizia poi si unisce alla percussione e a tutte quelle che sono le particolarità timbriche del suono dell'Hammond e crea quella che è la sensazione che si prova quando si ascolta o si suona un Hammond vero. Allora, qui oltre a questo discorso, che era quello da cui è partito tutta l'operazione, per cui poi è stato anche pubblicizzata questa novità, dall'altra parte in realtà le novità sono tante, tra le quali avete sentito nell'introduzione a un certo punto ho messo un delay, ho cominciato a fare un po' di cose un po' particolari perché ci sono gli effetti che sono fondamentalmente trattati come se fossero dei pedali, perché poi si possono scegliere i modelli addirittura di quegli effetti. Come vedete siamo di fronte a quello che è il prototipo che sta andando in giro, che non è un prototipo in realtà, siamo già arrivati, ma come vedete è ancora grezzo, no? Ma in realtà quindi ci sono ancora delle cose che sono in sviluppo, però l'idea è quella che ci siano vari modelli di effetto e soprattutto la cosa più importante, a mio personale parere, per il mio gusto che avevo, il Viscount, il Legend, sono il chorus che è cambiato, è il vibrato, e che abbiamo qui e che vi posso far sentire anche senza Leslie per bypassare il rotary. Esatto, ve lo faccio sentire così. Questo è un 3, questo è un chorus 2, questo è un chorus 1, vibrato, vibrato 2, vibrato 3, esatto, e chorus 3. Allora, la prima sensazione che ho avuto quando l'ho sentito è che fosse, lo sentiamo bene sul full, poco invadente, cioè come dire, e quindi questo crea poi insieme a Leslie, insieme scusate, una sensazione a mio personale parere molto più vicina a una cosa realistica, perché si crea meno quella che io chiamo marmellata, che succede quando il chorus non è giusto e la simulazione del Leslie non è ancora a fuoco. Ci sono una serie, come se fosse una modulazione, sembra più un pedale che fa delle modulazioni piuttosto che quello che succede fisicamente invece con un Leslie e con un organo. Allora, partiamo da questo. Tutte queste cose, tutte queste possibilità sono a posteriori rispetto a quello che è il suono dell'Hammond. Cioè, Elvio ha sempre cercato di fare il suono dell'Hammond di qua, cioè dell'organo, che è questo qua. Cerca di riprodurre questo. Tutto quello che viene dopo, quando noi siamo abituati a sentire nei dischi un certo tipo di suono, è quello che c'è dopo. Cioè, nel senso, l'organo entra dentro un amplificatore, oppure il Leslie, che è un amplificatore, ma con un rotary, quindi con una tromba e quello che io chiamo cestello, non so se si chiama cestello, non mi ricordo più, ma comunque queste cose creano una serie di opzioni, possibilità e anche varie ed eventuali casualità di registrazione che noi siamo abituati ad ascoltare nei dischi, ma che non c'entrano con quello che esce fondamentalmente da un organo Hammond. Sono una serie di cose e quindi qui vengono messe a disposizione, diciamo, la maggior parte delle opportunità che sono state create poi negli anni nella discografia. Cioè, il Hammond è stato usato con i distorsori, dentro gli amplificatori, e qui si cerca di ricreare il 90% di quelle cose. Quindi ci saranno poi degli overdrive ricreati, diciamo, storici piuttosto che attuali, che sono quelli che sono usati con l'Hammond. Ci saranno effetti come il ring modulator che sono stati usati per fare effetti così psichedelici negli anni 70. Tutte le cose che poi alla fine arrivano dalla cultura
che c'è dietro questo strumento, ma la cosa che io sento anche in questo modello e che ho sentito poi fondamentalmente in tutti i modelli gli ultimi che sono stati fatti è questa cosa qua. Adesso io ve la faccio sentire uscendo proprio dall'amplificazione. Questa unione dei suoni, questa sensazione che si ha quando lo si usa così nudo e crudo, senza niente, completamente. Sentite come si sposano le note. Ecco, questa cosa qua è fondamentale perché poi in un contesto di band, di live, in qualsiasi contesto di registrazione, questo suono voi lo potete usare come se fosse un Hammond. È chiaro che poi questa lo vedete che è una cosa diversa, cioè, ma in ogni caso da qui voi potete partire. Lui mette a disposizione tutta una serie di opportunità migliorate, il Leslie, la simulazione del Leslie nuova, tutto nuovo rispetto al precedente modello, il Legend precedente, ma di base questo con il suo chorus, che io di solito uso a 2 per dire, lì poi va a gusti, è comunque un suono da cui poi voi potete partire e utilizzare per qualsiasi cosa, metterlo dentro un Leslie, metterlo dentro un pedalino che fa Leslie, metterlo dentro un distorsore, entrare in un amplificatore per chitarra, fare qualsiasi cosa. Questo è importante. Poi lo so che uno lo compra per andare in giro e farci tutto, però state attenti perché se il suono di base è bello, cremoso, tondo, già avete fatto un grande, vi siete avvicinati tanto. Comunque, detto questo, poi ci sono delle novità che adesso vi farò dire da Elvio, perché prima me le ha raccontate a pranzo, ma non mi ricordo niente, che riguardano invece l'implementazione MIDI, le opportunità di split esterne, tante cose che sono state messe a punto tirando in mezzo nomi grossi, mica io che c'è quelli veri, nel senso che alcune di queste opportunità ci sono tipo perché, capito, Steve Winwood vuole una roba, perché Bonanima, Gioia Di Francesco ne voleva un'altra, quindi nel senso tutte queste cose sono il risultato di uno sviluppo importante. Adesso non mi fraintendete, non mi gaso così perché voglio fare pubblicità, non me ne frega niente, lo dico perché l'organo Hammond è uno strumento che va rispettato in qualche modo, no? E il fatto che adesso si possa trovare qualcosa che si avvicina a quel sound così bene a un prezzo come questo, se ne parlava a tavola, considerate che una volta era come comprare un appartamento, quelli veri, quindi insomma è una gran cosa e mi gaso perché più che altro voglio in qualche modo ringraziare chi ancora in un periodo storico come questo tenta di sviluppare strumenti musicali. Comunque, dicevamo, le prime 2 ottave mi dicevi si possono? Si possono mandare a un... Allora, abbiamo 2 uscite ausiliarie programmabili e a una di queste uscite si può mandare si possono mandare le prime 2 ottave del manuale inferiore. Questa diciamo che è una tecnica, cioè una cosa molto ambita e mai realizzata, ambita dai jazzisti o comunque sì, perché da chi fanno il walking bass, di certo. poter equalizzare solamente in questa maniera parte autonoma le prime 2 ottave del manuale inferiore. Aspetta che metto il microfono qua così si sì, sente di più. In modo che uno possa equalizzare, diciamo, il walking, tanto per intenderci, certo, senza andare a modificare il suono del resto dello strumento. Sì, certo. Per intenderci, cioè se io faccio... Ecco, nel caso ho bisogno di avere più bassi, il basso magari è povero perché sono in un contesto che non... Anche di comprimere, vuoi fare un effetto compressore, ma anche registrazione può essere parati. Questo io lo faccio uscire da un'altra parte audio. Parliamo di audio. Okay. E perciò questa è una cosa... Sì, perché poi banalmente adesso sembra una stupidata, però se io voglio fare questa cosa invece di usarlo tradizionalmente come si usa così, lo voglio usare così bassissimo solamente con questo, però ce l'ho a parte, io posso lavorare per fare un suono stranissimo come mi pare a me. Questa per esempio è un'altra opportunità ed è una innovazione, perché in realtà non lo faceva nessuno, che sempre tutti avrebbero voluto e poi dopo la stessa cosa funziona per i manuali,
cioè anche i manuali possono essere mandati in maniera indipendente a un'uscita audio. Ah, Io le posso mandare dentro il left e right, dentro uno dei due ausiliari, in maniera separata. Mando per esempio il manuale superiore, lo mando con la sua emulazione al left e right. Il manuale inferiore, che mi serve per fare altre cose, che possono anche andare fuori dalla tecnica organistica e mondistica, facciamo anche creatività, diciamo sì, così, sì, sì. ok? Le mando fuori da un ausiliario senza effetti, senza niente, e poi vado a lavorare fuori, che potrebbe essere messa, potrei farci qualunque cosa. Certo, sì, 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 sì. Perciò proprio è come se avessi tre generatori diversi, Sì, ho capito cosa vuoi dire. Beh, ma indipendenti. tra l'altro poi vabbè, prima stavamo giochicchiando un po'. Adesso non dico che bisogna di arrivare. Avevamo fatto un po' di cose per divertirci. C'è il pitch bending, ci sono delle cose che chiaramente esulano un po' da quello che è il mondo organistico, però è anche vero che avendo a disposizione gli effetti, viene anche voglia così un pochino di fare degli esperimenti. Nel senso, adesso io sto giocando così un po' a caso, ma il discorso è che tutte queste possibilità che prima non c'erano e adesso ci sono, io in cuffia, così adesso mentre sto registrando, dal punto di vista anche solo degli effetti, le sento di una qualità ottima. Un po' come succede nell'Age 70, che ho usato tutto un tour quest'estate, gli effetti sono belli, cioè sono di qualità. Sembra una stupidata, uno dice sì, ma non me ne frega niente del delay sull'Hammond, ho capito, però se ce l'hai è bello, non è che fa schifo, no? Cioè, perché se no te lo devi comprare a parte, quindi voglio dire, cioè, io cerco sempre di vedere le cose in prospettiva positiva, no? Insomma, quando si tratta di Hammond, e questo lo capisco, c'è uno storico talmente vasto per il quale poi alla fine si tende ad avere un po' di rispetto, ma nello stesso tempo anche a volte così essere un po' talebani nei confronti dell'Hammond. Ma in realtà poi è un organo, ragazzi, cioè non è la terza guerra mondiale. Se uno ci vuole giocare o ha delle opportunità in più, le usa, non le usa, fa un po' quello che vuole, anche perché poi a tornare non ci vuole niente, nel senso. Nel senso, io lo sento suonare bene, sento un bel reverbero, tra l'altro. Sentite, la qualità è ottima. Adesso tolgo il reverbero del tutto. Sentite? Ecco, questo è il famoso discorso dei contatti, che a questa velocità chiaramente si sentono un po' scricchiolare e quando si suonano velocemente chiaramente diventano un insieme. Qui c'è anche Marco il Balla che non ho ancora nominato, c'è Francesco che non ho ancora nominato, ci sono tutti gli amici di Viscount e poi a parte Silvio che ci ospita e siamo tutti qua così a dire la nostra. Tra l'altro importantissimo, tutto quello che stiamo facendo qui è in sviluppo, cioè nel senso è in miglioramento, banalmente oggi senza fare i nomi dei prodotti, ma insomma ci stiamo confrontando, no? Su quello che può servire a uno strumento come questo dal punto di vista dell'emulazione appunto degli overdrive, al di là di questo drive che sentite, adesso vi faccio sentire questo drive che state sentendo. Questo qui è il suo ed è un po' l'effetto che fa, che vuole riprodurre l'effetto che si fa quando si manda un segnale più forte dentro un Leslie, quando, cioè quando tutte
le componenti che fanno il suono dell'Hammond, cioè l'Hammond e Leslie, sono tirate insomma per il collo e quindi saturano. Però a parte questo ci saranno anche delle saturazioni a parte che saranno dedicate al rock, comunque diciamo a sonorità decisamente più decise, più arrabbiate. Poi tornando al discorso di prima, poi chiudo, non lo dico più, chiaramente nessuno vi vieta di prendere, spegnere tutto, uscire di qua, entrare dentro un Marshall e arrivederci, cioè nel senso il suono ce l'avete, tra l'altro c'è tutto, cioè la console è costruita perché voi vi siete, parlo degli Hammondisi, io non sono uno che suona l'Hammond, si capisce, ma quelli che suonano l'Hammond sul serio sono abituati anche proprio ad avere le cose nelle posizioni adeguate e poterle selezionare quando gli pare. Il mobile è bellissimo, adesso non è chiaramente di questo, non sarà di questo colore, sarà più di questo colore. Adesso questo è proprio solo legno e basta, che dire, cioè nel senso a me sembra che ci siamo, il suono è lo si può anche far gridare volendo. Poi ne abbiamo provati tanti di cloni. Ognuno ha la sua, diciamo così, energia, chiamiamola così, la sua spinta. Dipende da dove lo mettete, cosa ci dovete fare. Vanno bene tutti, se siete in fissa non va bene niente, quindi compratevi quello vero e la finite di scrivere che è bello solo quello, ce l'avete, basta, siete a posto così. Questi invece pesano poco e ve li portate in giro e hanno cioè, secondo me è un bellissimo suono. Questo qua è il Soul 261, non erro? Si chiamerà così. Esatto. 261 perché? 2 per 61 tasti. 2 per 61 tasti. Non c'ero arrivato, pensa che pirla, c'ho il canale delle tastiere e non avevo capito che era 2 per 61. Come sono messo, Silvio? Ma porca miseria. Poi c'è il 273 che è quello con l'ottava nera. Quello con l'ottava nera, 273, giusto, che sarà con l'ottava nera con i preset e che poi chiaramente a livello MIDI può essere, credo, utilizzata Assolutamente anche, sì, anche come certamente. tasto, che è importante. Certo, perché se vai in via MIDI, se vai nei... vuoi un piano elettrico sotto, 73 tasti ti fanno Esatto. comodo, lo puoi usare per quello. Ricordiamoci sempre anche di questo, no? Cioè, E in questo caso noi abbiamo un decimo contatto che viene utilizzato per la velocity, per la dinamica e per suonare moduli esterni. ok. Cioè non sono 9 contatti, ma sono 10 contatti, perché il decimo serve per dare il segnale, cioè per, appunto il fine corsa, per avere la velocity e perciò per poter suonare certo. un plugin di pianoforte, quello che è, insomma. Perciò non utilizziamo un ulteriore contatto in più, proprio per il MIDI. Questo è importante, ho capito. Guarda, allora, tra l'altro, ultima cosa, aspetta, ce n'è un'altra. Altra cosa importante, scusate, sto parlando tantissimo, ma perché le cose da dire, più che tanto il suono, bene o male all'inizio avete sentito che va bene. Il discorso è, questa cosa dei 9 contatti, chiaramente non è che verrà, diciamo, utilizzata d'ora in poi nei cloni, no, è una cosa che fanno loro esclusivamente, è una loro tecnologia e quindi è su questo modello. I vecchi modelli, cioè vecchi è una brutta parola, i modelli precedenti, quindi il Legend, continuerà ad essere prodotto e chiaramente parte di questi, come si può dire, miglioramenti verranno implementati anche sul vecchio Legend, che continua ad essere prodotto e che chi ce l'ha, insomma, può vedere migliorare. Poi chiaramente questo è il top di gamma. Poi adesso bisogna stare tranquilli, la cosa più importante, perché qui ci sono tanti che lo conoscono personalmente, tutte queste cose sono state fatte, il referente, diciamo, di base per qualsiasi feedback e per tutte le idee di quello che viene fuori da questi organi è stato Gioia Di Francesco con Elvio. Quindi voglio dire, vogliamo così salutarlo in qualche modo, ognuno a modo suo. Io non l'avevo ancora fatto perché i video che erano usciti ultimamente erano stati registrati prima che morisse, quindi vabbè, per tutti quelli che suonano questo strumento lui è stato fondamentale,
se n'è andato qualche settimana fa, quindi insomma per tutti quelli che hanno collaborato con lui qui è una cosa un po' pesante, un po' difficile da buttare giù. Però ecco, questo c'è dentro anche lui qua dentro in qualche modo, e quindi questo è importante. Ora, niente, il suono è bellissimo, provatelo, insomma più avanti uscirà definitivamente anche colorato, così almeno saremo a posto. Io poi ecco l'ultima, anche un'altra cosa ancora, non si finisce mai. La tastiera è bellissima, non so spiegarvi cosa ci sia di diverso, non riesco a dirlo, però prima non ce lo dicono, esatto. Prima quando facevo quelle cose sul pezzo anche non so come mi posso spiegare. La cosa più facile che mi viene da dire è che riesco a pronunciare, cioè riesco a mettere gli accenti dove vorrei che fossero. L'organo non ha accenti, però giocando con le percussioni si arriva ad avere modo di dare accento a certe note piuttosto che altre. Con questo viene più facile, non so spiegarvi il perché le tastiere, questa comunque è una Fatar, ma è diverso, fa un altro effetto rispetto anche al Legend precedente, cioè non so spiegarmi, non riesco a... non lo so, è bello da suonare, ma me l'avevo detto anche di quello, perché anche quello era già un gran passo avanti secondo me. Quindi vabbè, io ragazzi a questo punto potremmo chiamarla una Fatar customizzata, una Fatar custom. E quindi io poi non so mai cosa dire, perché qui sono tutte aziende che sono nello stesso posto d'Italia, tutte vicine, capito? Quindi meglio che sto zitto, non dico niente prima che pesto qualche... Allora, io ringrazio Silvio prima di tutto anche per la pizza. Perché ci ha offerto la pizza, cioè veniamo a casa sua a rompere le balle, ci offre anche la pizza. Poi Francesco, che è Viscount praticamente, che è venuto qui a farci compagnia e a portarci, che devo dire è una delle persone che in questo ultimo periodo l'ho fatto impazzire, perché avanti e indietro. Comunque vabbè. Poi c'è Elvio, che sono 25 anni che diventiamo scemi a parlare di click e mica click, e poi vabbè Marco Ballarani, che voglio dire, lo sapete, mi vedete più con lui che in qualsiasi altra situazione. Quindi niente ragazzi, è un altro video questo qua, io vi ringrazio, vi saluto, se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale, andate sul mio sito www.maxkeys.com dove trovate tutti i video divisi per categorie, quindi questo finirà tra i cloni Hammond e compagnia, le mie canzoni, i miei libri, tutte le mie cose, il mio mondo, se vi interessa. E ci vediamo sabato prossimo. E niente, Viscount Legend Soul 261, perché sono 2x61 che mi ha fatto notare. E quindi vi saluto, un abbraccio forte, state bene, ciao ciao.